In pochi lo sanno, ma in Sardegna c'è un antico villaggio che profuma di lontano West. È San Salvatore di Sinis, paese dell'omonima penisola della costa occidentale sarda. In queste terre dal paesaggio brullo e puntellato da spinose piante grasse è collocato questo villaggio, dalle tipiche abitazioni in stile messicano, dai polverosi vicoli in terra battuta e con i suoi 6 abitanti residenti. La borgata ha origini medievali e prende il nome dalla sua chiesa costruita attorno al 1600. Il villaggio deve il suo suggestivo aspetto al periodo della dominazione dell'impero spagnolo nella zona. Le sue abitazioni sono chiamate cumbessias e furono costruite per ospitare i pellegrini in viaggio verso la chiesa del paese. La chiesa di San Salvatore ha una storia sorprendente. È costruita su un santuario pagano d'origine nuragica ed incentrato sul culto delle acque. Particolarmente interessante è l'ipogeo, che ci testimonia le sovrapposizioni religiose avvenute nel corso degli anni. Nuragico all'inizio, tempio romano poi ed anche conquista islamica. Ogni popolo ha lasciato i suoi segni, in parte ancora oggi visibili. Per tutta l'antichità il santuario ipogeico fu un luogo di culto molto importante. Qui si recavano gli abitanti dei villaggi vicini, per le festività religiose e per implorare gli dei per la guarigione dalle malattie. Tale usanza venne mantenuta anche in epoca cristiana, quando in continuità col passato veniva appunto invocato il Salvatore che darà il nome alla chiesa e al villaggio. L'edificio religioso sta al centro del quadrilatero creato dalle case bersagliate dal sole per gran parte dell'anno e quasi tutte disabitate. Camminare accaldati tra queste tipiche abitazioni conduce la mente verso scenari esotici. Pochi posti in Europa possono vantare di richiamare così direttamente le atmosfere di frontiera del Far West cinematografico. Non a caso il villaggio è stato scelto a cavallo tra gli anni 60 e 70 come set a cielo aperto per le riprese di diversi film dell'allora in voga genere spaghetti western. Fu così che con il saloon, l'ufficio dello sceriffo, l'installazione di un pozzo e di appositi archi, San Salvatore divenne lo scenario perfetto per pellicole come Dio perdona, la mia pistola no, Don Chisciotte e Sancho Panza e Giarrettiera Colt. Quest'ultimo in particolare ha una storia che ha ispirato uno dei più iconici registi degli ultimi decenni, Quentin Tarantino. Ma cosa c'entra l'italo-americano con questa semi-sconosciuta pellicola? Giarrettiera Colt fu girato a San Salvatore nel 1967 ed ha come protagonista un'avventuriera chiamata Lulu, interpretata da Nicoletta Machiavelli. La donna si muove a cavallo e armata di pistola, inseguendo la vendetta per i soprusi del banditismo messicano. In un genere popolato quasi esclusivamente da uomini, Giarrettiera Colt traccia una nuova via. Nicoletta Machiavelli interpreta un personaggio a suo modo rivoluzionario, una giustiziera al femminile tra le primissime nel genere. Il film uscì nel 1968, ma non ebbe un grande successo di pubblico. Nonostante ciò, venne riscoperto 3 decenni dopo. Quentin Tarantino, appunto. Il regista italo-americano, fin da giovane, è un grande appassionato di film italiani, anche di quelli meno conosciuti. Ne guarda tantissimi e tra questi si appassiona anche al genere spaghetti western. Fra tutte le pellicole e per sua stessa ammissione, fu proprio Giarrettiera Colt a colpirlo al punto da definirlo un capolavoro del genere e ad ispirarlo per uno dei suoi film di maggior successo, Kill Bill. Il regista prende spunto dalla battagliera del western italiano per la creazione del suo personaggio interpretato da Uma Thurman. Una combattente che posa la pistola per imbracciare la spada,
per la sua vendetta personale. Tarantino ha voluto omaggiare la sua musa ispiratrice nel volume secondo di Kill Bill, attribuendo alla sua protagonista lo pseudonimo di Arlene Machiavelli, in onore della Machiavelli, protagonista di Giarrettiera Colt. Un significativo tributo per un film che a suo modo ha fatto la storia di un genere. Terminato il periodo sotto i riflettori, San Salvatore già dalla fine degli anni 70 si tolse i panni di setta a cielo aperto e tornò ad essere un villaggio semideserto. Nonostante ciò c'è chi volle portare avanti la suggestione esotica del paese. Il saloon utilizzato per esigenze cinematografiche fu trasformato in un bar, gestito dallo storico barista Salvatore Secchi, conosciuto da tutti come Ramon. L'uomo ha accolto i curiosi fino al 1991, quando un incendio doloso ha irrimediabilmente distrutto la struttura. La quiete che abitualmente regna a San Salvatore si interrompe una volta all'anno, quando il villaggio ospita un sentito evento tradizionale religioso, chiamato la Corsa degli Scalzi. La processione inizia il primo sabato di settembre, quando un gruppo di fedeli trasporta a piedi nudi e di corsa il simulacro di San Salvatore, da Cabras fino al villaggio western, per una distanza complessiva di circa 9 km. Una volta arrivata qui, la statua rimane nella chiesa fino alla domenica sera, quando centinaia di fedeli, chiamati curridoris, la riportano sempre di corsa verso la chiesa di Santa Maria Cabras. Le origini della celebrazione risalgono al 1619 d.C., quando, per mettere al sicuro la statua del Salvatore da uno degli assalti dei Mori, gli abitanti del luogo dettero vita ad una lunga e veloce corsa. La leggenda narra che gli scalzi usarono al posto delle calzature dei rami legati ai piedi nudi, in modo da sollevare più polvere possibile durante la corsa e sembrare quindi molto più numerosi. Lo stratagemma funzionò perfettamente, in quanto i saraceni, spaventati dall'idea di dover affrontare un grande esercito, si diedero alla fuga. Ed ancora oggi, da oltre 400 anni, gli scalzi continuano ad alzare polvere nelle lande del villaggio western.